Ciao a tutti e bentornati oppure benvenuti sul mio canale se questa è la prima lezione che guardate qui su Learn Italian with Lucrezia. Nel video di oggi vediamo insieme alcuni usi quotidiani della parola allora. Si tratta di una delle parole più usate nella lingua italiana e se avete visto alcuni dei miei video avrete anche notato che dico questa parola molto spesso. Vedremo quindi insieme 5 usi della parola allora nella conversazione di tutti i giorni, nella vita di tutti i giorni. Il primo uso che vediamo insieme è quello di allora per iniziare un discorso. È un modo molto comune per iniziare un discorso nella conversazione informale e a volte anche formale, dipende dalle situazioni e dipende dal contesto. Per esempio quando dico allora, oggi vediamo insieme questo argomento. Il secondo uso è invece un uso riempitivo, cioè si usa la parola allora per riempire degli spazi vuoti e quindi per meglio raccogliere i pensieri. Vi faccio un esempio, stiamo parlando di un libro e voglio citare una frase o fare riferimento ad una frase del libro. Quindi io mentre cerco la pagina dico allora, vediamo un po'. E in quel momento, mentre io dico la parola allora, sto anche raccogliendo i pensieri per continuare il discorso iniziato. Diciamo che questi due usi sono abbastanza simili, però sono anche diversi allo stesso tempo e quindi ho pensato che meritassero 2 punti distinti in questa lista. Il terzo uso è molto informale ed è sinonimo di quindi. Se io chiedo a qualcuno allora che cosa hai deciso? Sto chiedendo quindi che cosa hai deciso? È un uso abbastanza informale per incalzare l'interlocutore a prendere una decisione, a rispondere a una domanda, eccetera. Il quarto uso, invece, è molto più grammaticale ed è l'uso di allora come avverbio di tempo al passato. In questo caso, allora significa a quel tempo. Se io dico allora le cose erano diverse, sto dicendo a quel tempo le cose erano diverse da oggi. È un avverbio di tempo che fa riferimento al passato e significa a quel tempo. Vediamo ora l'ultimo uso di allora. Possiamo usare allora anche con il significato di conseguenza, per questa ragione e anche in questo caso. Vi faccio un esempio. Qualcuno mi dice Stefania verrà alla festa e io rispondo beh, allora io non vengo. In questa mia risposta allora può significare di conseguenza io non vengo, perché viene Stefania, non vengo io. Per questa ragione, proprio perché viene Stefania alla festa, non vengo io. Evidentemente abbiamo litigato. In questo caso, visto che Stefania viene alla festa, non vengo io. Quindi questi significati sono racchiusi in un'unica parola che è allora. Stefania viene alla festa, allora non vengo io. Quindi ricapitoliamo i 5 usi di allora che abbiamo visto insieme oggi. Allora come parola vuota per iniziare un discorso, allora come riempitivo per prendere tempo o raccogliere le idee per continuare a parlare, allora in una domanda come sinonimo di quindi per incalzare qualcuno a rispondere, a darci una risposta, a prendere una decisione,
allora come avverbio di tempo al passato con il significato di a quel tempo e infine allora con il significato di conseguenza per questa ragione in questo caso. Spero che questa lezione vi sia utile. Oggi abbiamo visto i 5 usi più comuni nella conversazione di tutti i giorni della parola allora, che come vi ho detto all'inizio di questa lezione è una parola usatissima. Non penso esista italiano che non usi questa parola. Se avete delle domande lasciatele nei commenti qui sotto. Io vi saluto per il momento e ci vediamo nella prossima lezione. A presto! Ciao!